Allora, l'opera che ho di fronte, cioè diciamo obliquamente, è quello che per tanto tempo io ho chiamato l'ombrellino giapponese, perché diciamo il suggerimento di quest'opera qui è nato guardando degli ombrelli giapponesi durante una particolare esposizione fatta alla Rinascente di Milano, in cui c'erano gli oggetti di artigianato del Giappone. Questo, fra l'altro, è qui ed è rimasto qui esposto nel mio archivio storico perché è del 1961, era già stato fatto, perché viene esposto, un esemplare di questi viene esposto durante la mia prima personale nel gennaio del 1961 alla sede del gruppo N, la sede operativa del gruppo che appunto nasce nel 60 ed mi dà l'ispirazione per le torsioni che invece sono più sotto e di cui parleremo adesso. Mentre quell'opera che abbiamo visto precedentemente, che io avevo definito ombrello giapponese o ispirata dall'ombrello giapponese, quest'opera invece appartiene sempre al 61, ma successiva a quella, ed è un'opera che è intitolata Dinamica visiva ed è sempre fatta con una torsione come la precedente, però le lamelle non lasciano spazio, non diventano trasparenti, non si vede oltre le lamelle. Le lamelle occupano tutta la superficie del quadrato e questo però dà origine a una forma che si vede perché la torsione lascia vedere una forma che è quadrata, in questo caso, che si deforma. E quest'opera è successiva alla mia mostra personale ed è invece eseguita praticamente in collaborazione con gli altri membri del gruppo N ed è del 1961, circa i primi mesi, fine dei primi mesi del 1961. Torsioni perché? Perché è costituita da una superficie che viene integralmente tagliata a bande, a strisce oppure a stringhe, come si definivano anche all'inizio, che poi vengono ricomposte girando, avendo una torsione ed essendo sovrapposte l'una all'altra nel centro dell'opera. Questa tecnica permette di creare una superficie dove c'è un avvitamento della luce su se stessa e dà questa conformazione del quadrato che però a seconda delle varie posizioni muta. Tant'è che un'opera di questa esposta nel 1988 nella mia personale al Museo Eremitani, fra parentesi una mostra che ha avuto 42.000 visitatori, che allora erano moltissimi, è stata definita da un giovane studente di una scuola superiore che faceva parte di un gruppo di studenti di una scuola dell'esercito statunitense, in visita a questa mostra. Dopo aver visto con i compagni queste opere, tornò indietro e chiamò tutti a vedere una cosa, dicendo: guarda, dice, quest'opera qui c'è una forma, si muove ma sa anche star ferma. E questa frase è rimasta abbastanza impressa, tant'è che Filiberto Menna allora la citò come una particolare visione di un ragazzo che aveva colto immediatamente una sensazione di un'opera che si faceva, si disfaceva e si muoveva per conto suo.